Salve e benvenuto o benvenuta in questa lezione in cui vedremo come installare il pacchetto dell'applicazione Service Desk sul tuo Office 365, quindi all'interno di Power Apps. Questo è il file che hai scaricato dalle risorse del corso, quindi lo selezioniamo sulla tastiera CTRL C, lo copiamo e andiamo ad incollarlo in una nostra cartellina dedicata a questo corso. Io ho chiamato Service Desk, la tua la metterai dove vorrai, CTRL V e lo incolliamo. A questo punto ci posizioniamo con il tasto destro del mouse qui sulla scritta e clicchiamo su Estrai qui. Ci ha estratto quindi tutto il contenuto compresso all'interno della cartellina. Quindi apriamo questa cartellina. Come puoi vedere, qui ci sono tutte e quattro le versioni dell'applicazione, due in italiano e due in inglese, smartphone, iPhone e tablet iPad, e qua dentro ci sono i file Excel dell'origine dati. Quindi anche qui andiamo a fare la decompressione, clic con il destro, estrai qui, e questa è la cartellina che, come vedrai poi nelle lezioni, deve essere collocata all'interno del nostro OneDrive. Supponendo di trovarci nell'home page di Power Apps, clicchiamo su questi puntini, scegliamo OneDrive, Upload, cartella, andiamo nel desktop, la cartella all'interno della quale si trova quella da caricare era Service Desk, pacchetto applicazione, la selezioniamo Power Apps e andiamo a caricarla. Carica. E a questo punto la cartella Power Apps, come puoi vedere, è stata caricata. A questo punto dobbiamo aprire Power Apps, quindi riclicchiamo sui puntini, scegliamo Power Apps, andiamo in Apps e clicchiamo su questo pulsante Importa applicazione. Quindi clicchiamo su Importa e qui andiamo a scegliere il pacchetto che vogliamo importare, che saranno quelli che hai scaricato. Quindi Upload, facciamo il procedimento soltanto per uno perché poi ovviamente sarà uguale per tutti gli altri. Scegliamo la versione tablet iPad in inglese, quindi selezioniamo il file compresso. Adesso sono iniziate le operazioni di caricamento e non appena terminate, ecco, sono terminate, clicchiamo qui su aggiorna e andiamo a dire di creare questa applicazione come nuova, salva e quindi clicchiamo alla fine su importa. Non appena avrà importato l'applicazione stessa sarà subito disponibile nella nostra lista. Come puoi vedere, l'applicazione è stata correttamente caricata e adesso per essere utilizzata è necessario agganciarla alla fonte, cioè all'origine dati, al foglio Excel che si trova dentro quella cartellina che abbiamo caricato in OneDrive. Quindi andiamo ad aprire l'applicazione in modalità sviluppo, quindi su questi puntini clicchiamo su modifica e non appena ci si aprirà l'ambiente di Power Apps Studio vedremo che l'applicazione sarà costellata da una serie di errori per il fatto che non ha nessuna fonte di origine dati. Qui clicchiamo su ignora, ecco, tutti questi cerchi rossi con la X all'interno stanno a segnalare il fatto che tutti questi campi non hanno un'origine dati. Noi andiamo a cliccare su visualizza origini dati. Quel file di Excel si trova all'interno di OneDrive, quindi crea una nuova connessione OneDrive. Andiamo in Power Apps, che è la cartella che abbiamo importato, modelli, questa è la versione in inglese, clicchiamo sull'icona di Excel e andiamo a selezionare tutte le tabelle, cioè tutti i fogli Excel che sono origine dati di questa applicazione. Quindi quando li abbiamo selezionati tutti clicchiamo su connetti e ora man mano che verrà eseguita la connessione scompariranno tutti gli errori dall'applicazione.
andiamo ad eseguire l'applicazione in modalità utilizzo e come puoi vedere al suo interno ci sono dei dati che sono contenuti nel modello di Office 365. Quindi qui andiamo a chiudere, salviamo quello che abbiamo fatto, file, salva e pubblichiamo questa versione dell'applicazione, così domani quando ne pubblicheremo un'altra avremo anche questa sempre a disposizione, perché se avessimo magari commesso qualche errore potremmo recuperarla. Quindi a questo punto, per far sì che l'applicazione sia veramente utilizzabile da zero, dobbiamo andare a cancellare i dati che ci sono all'interno del modello Office 365. Quindi entriamo qui, torniamo in OneDrive, quindi abbandoniamo per il momento Power Apps, entriamo in questa cartella modelli, la versione in inglese, entriamo nel file Excel e andiamo a cancellare tutti i dati che ci sono nel modello per far sì che la nostra applicazione sia completamente vuota. Per renderla completamente vuota dobbiamo infine selezionare ancora queste righe di Excel, cliccare con il tasto destro e scegliere cancella righe, di modo che le righe siano veramente cancellate, altrimenti ci darebbe 11 tickets vuoti. Quindi adesso torniamo, chiudendo qui il file Excel, torniamo in Power Apps e vedremo che la nostra applicazione sarà completamente vuota e pronta all'uso. Quindi clicchiamo qui su esegui, quindi andiamo in applicazione e quindi qui è tutto a zero e possiamo andare ad aggiungere un nuovo ticket creato da Riccardo, priorità alta, diciamo che riguarda le risorse umane. Questo oggetto, questa descrizione. Quindi andiamo a cliccare su crea ticket e adesso possiamo andare a aggiungere ulteriori dettagli, quindi a dire che questo ticket è in progress, che è stato assegnato a Karen. L'area risorse umane l'abbiamo già messa, la priorità l'abbiamo già messa e quindi possiamo andare a salvare e ad avere il nostro ticket con la nostra descrizione e il nostro oggetto. Ovviamente potrai personalizzare le tendine di inserimento dati, cioè queste relative al ticket status, alle persone a cui viene assegnato il ticket, alle aree di intervento e alla priorità. Andiamo a vedere come si fa. Torniamo in Power Apps, clicchiamo sui puntini, andiamo dentro OneDrive perché dovremo modificare il file Excel, modelli, l'app in inglese, quindi apriamo il file. Se adesso andiamo in ticket vediamo che c'è questa prima riga del ticket che abbiamo inserito. Qui non bisogna toccare niente perché riguarda la programmazione. Qui lo stesso. Qui potremo andare a cambiare o ad aggiungere altre voci. Qui lo stesso. Qui andiamo ad aggiungere per esempio Mike. Qui è stato salvato. Chiudiamo il file di Excel, torniamo alla nostra applicazione, facciamo l'aggiornamento e una volta fatto l'aggiornamento vedremo che qui adesso potremo scegliere anche Mike e quindi andare a dire che questo ticket è stato assegnato a Mike.